Buongiorno a tutti. Oggi, come avevo un po' annunciato nello scorso video, recensisco il primo libro della nuova serie di recensioni, ovvero Autopoiesi e cognizione di Maturana e Varela, che è un libro che di solito ogni tanto riapro. Adesso era da un po' di tempo nella mia libreria, sempre nello stesso posto, che è lo scaffale dei libri che mi hanno cambiato la vita, perché questo è uno dei libri che hanno contribuito un po' alla visione che ho costruito. Pensate che è uscito per la prima volta nel 1980 ed è stato tradotto in italiano per la prima volta nel 1985, quindi è un libro con una sua storia e ormai è un po' datata, ma nonostante questo lo trovo di grandissima attualità, e soprattutto in questo periodo, che è un periodo appunto di interfaccia tra noi esseri umani e le varie intelligenze artificiali, le macchine, la robotica e così via, la tecnologia e quindi diversi tipi di macchine. È un libro molto articolato, anche molto denso. Tra l'altro, riprendendolo in mano e girando la copertina, sono tornata sulla frase che è tutto ciò che è detto da un osservatore, che è una delle frasi iconiche di Maturana e Varela, che ha plasmato anche intere generazioni di filosofi ed epistemologi. Si rifà alla epistemologia costruttivista che loro hanno contribuito a sviluppare, soprattutto in merito ai sistemi viventi, e detto molto in breve, perché poi questo lo svilupperò in un altro video, l'epistemologia costruttivista sostiene che l'osservatore non è uno spettatore passivo di una realtà assoluta e indipendente da lui, ma che invece è compartecipante, quindi è attore della stessa realtà che vuole osservare, e la quale realtà va un po' relativizzata in merito a chi la osserva. Questo è anche abbastanza logico se pensiamo che, ad esempio, diversi tipi di animali vedono diverse gamme di colori, noi anche. La stessa cosa avviene con i suoni, e quindi, ad esempio, per noi sono udibili determinati tipi di frequenze, per le api, gli insetti completamente altre, e quindi tutto ciò che è detto da un osservatore. Non esiste un dicibile assoluto e universale uguale per tutti. Partiamo dal libro, perché è veramente ricco e lo sfoglio con grande piacere dopo appunto un po' di tempo. Diciamo che è un libro che è diviso in diverse parti. Innanzitutto c'è un'introduzione dove loro partono sia dalla teoria dei sistemi che anche dall'autopoiesi, dalla biologia della cognizione. Insomma, fanno un po' un excursus di ciò di cui parleranno poi in seguito. Diciamo, tutta la loro teorizzazione comunque è all'interno della teoria dei sistemi, quindi la complessità, i sistemi complessi biologici, eccetera, sono il framework di partenza per tutto il loro lavoro. Poi c'è una seconda parte sulla cognizione, poi entriamo nel merito, e una terza parte sull'autopoiesi. Ecco, quindi diciamo è un libro molto ricco. Partiamo dall'inizio, ovvero dalla cognizione. La cognizione per Maturana e Varela si divide in cognizione generale e in cognizione particolare. La cognizione generale per loro è la capacità di un sistema vivente di conoscere, deformarsi e rispondere attivamente alle informazioni ambientali interne ed esterne. E quindi per Maturana e Varela la cognizione è indipendente, in un certo senso, cioè questo tipo di cognizione che loro chiamano generale è indipendente dal fatto che nell'organismo ci sia o meno un sistema nervoso centrale. Ciò significa che anche una cellula batterica o virale o un nostro organo un nostro tessuto hanno una loro cognizione, e quindi loro sostengono che la cognizione sia uno dei due elementi fondamentali degli esseri viventi. Ecco, questo libro, dal mio punto di vista, è la loro opera magna,
però ovviamente hanno scritto molto altro sia a livello di libri che a livello di articoli scientifici, filosofici, saggi, eccetera. Ecco, una cosa importante che non ho detto all'inizio: sono stati due biologi ed epistemologi cileni, quindi hanno unito in modo, a mio avviso, magistrale la biologia e l'epistemologia, ma in parte anche l'ontologia, vediamo dopo. Quindi ecco, questo passaggio di parlare di cognizione non solo legato a una cognitività di un sistema nervoso centrale e quindi poi collegato a una coscienza, una consapevolezza, eccetera, eccetera, ma di cognizione in quanto presenza di processi attivi in grado sia di consentire la conoscenza che la reazione e la risposta. Ecco, questo lo trovo un passaggio fondamentale che consente di fare moltissimo ordine e che in un certo senso compartimentalizza poi quella che invece è anche la nostra coscienza e cognizione. Dico la cognizione cognitiva, cioè ad esempio delle funzioni cognitive superiori, no? Perché in un certo senso dà dignità a qualsiasi tipo di essere vivente. È come se ci fosse una unificazione delle funzioni del vivente sotto un unico cappello che è quello della cognizione generale. Ciò detto, poi questo ha tutto un suo sviluppo nel libro, dopo parlano di invece cognizione particolare, ovvero la cognizione dovuta a un sistema nervoso centrale e quindi all'interfacciarsi di neuroni, eccetera, eccetera. Infatti, a livello proprio evolutivo, il sistema nervoso centrale è nato dopo. Quindi prima sono nati i microrganismi unicellulari, poi quelli pluricellulari, poi il regno animale, il regno vegetale, eccetera, eccetera, si sono specializzati. Mano a mano sono nati organismi sempre più complessi e dopo è emerso il sistema nervoso centrale, che ha come funzione fondamentale quella di migliorare innanzitutto, cioè la prima parte del sistema nervoso centrale, che è nata, cosiddetta archipallio, che sarebbe il nostro tronco encefalico, è nata per modulare in modo più preciso e anche efficace le varie funzioni organiche. Da lì poi è nato il diencefalo e poi il telencefalo, che è la nostra corteccia. Sto parlando di tappe evolutive e quindi trovo ancora più importante il fatto di parlare di cognizione in generale e di cognizione in particolare, perché esistono organismi senza sistema nervoso centrale, ma che sono organismi viventi, mentre non esistono organismi fatti solo da un sistema nervoso centrale. E questo diventerà un discorso fondamentale quando parleremo di coscienza, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Infatti ho deciso di recensire più che altro di parlare di questo libro, anche perché è proprio propedeutico a tutta quella parte che non vedo l'ora di poter affrontare, ma prima abbiamo bisogno di basi solide, di capire le basi del vivente, le logiche della vita, le logiche che ci governano e in parte diciamo anche la nostra bellezza. Dopodiché possiamo affrontare il resto, ma senza basi ontologiche ed epistemologiche solide faremmo confusione anche su tutte le tecnologie contemporanee. Siccome di confusione ce n'è a sufficienza, io penso al resto, insieme a tanti altri comunque, dai. Ecco, quindi parlano poi di cognizione in particolare, quindi appunto delle funzioni del sistema nervoso centrale, delle funzioni dei neuroni, delle reti neuronali e così via. Dopodiché passano alla parte invece di autopoiesi. E cos'è l'autopoiesi? È quella insieme di funzioni che un po' introducevo nello scorso video. Se ve lo siete persi, andatelo a recuperare. Quindi la capacità di autocrearci le nostre componenti, di autoriprodurci dall'interno, quindi non c'è un esterno che ci produce come se fosse una fabbrica che produce oggetti, no? Noi non siamo oggetti che vengono riprodotti e prodotti dall'esterno, ma ci riproduciamo attraverso le nostre regole interne, le nostre cellule, e ci riproduciamo in organismi simili ovviamente a noi e quindi i figli sono
simili ai genitori, e questo si ripete per di generazione in generazione, finché nel corso di milioni di anni poi le linee evolutive eventualmente non si separano in nuovi tipi di specie, e poi emergono chiaramente nuovi tipi di caratteri, eccetera eccetera. Questo magari, ecco, anche sull'evoluzione potrebbe nascere un approfondimento interessante, e anche perché c'è diversa filosofia da fare anche in merito a questo, oltre che magari una divulgazione biologica che però è forse un po' più conosciuta. Ecco, e quindi l'autopoiesi è la capacità di autocrearci, autoriprodurci, autocreare le nostre componenti a partire da cibo, acqua, aria, sole, luce solare e così via, la capacità di auto-organizzarci, che è collegata con la cognizione, e la capacità anche di autoripararci le nostre componenti, cosa che non è, diciamo, non è ubiquitaria per tutto l'organismo, perché funziona solo con alcuni tipi di tessuti e per alcuni tipi di danni, e quindi non è universale per tutti i danni biologici possibili e immaginabili, però entro una certa soglia questo avviene e anche consente un dinamismo e anche una compensazione del danno che è notevole e va presa in considerazione quando poi si vedono tutti i discorsi legati un po' allo sviluppo di malattie, di cronicità, eccetera, eccetera, ma anche al mantenimento della salute nonostante determinate condizioni interne o esterne difficili. Quindi sono questi meccanismi che fanno sì che l'essere vivente, secondo Maturana Varela, ma anche secondo me, mantenga le sue regole interne e quindi la sua unicità e la sua identità. Ecco, poi parlano anche della teleonomia. Qui c'è una piccola disputa perché c'è un altro filosofo fondamentale che è Jacques Monod, che ha parlato nel suo libro Il caso e la necessità, magari recensirò anche quello perché è un altro dei libri fondamentali. Non è detto che, almeno secondo me, che i libri fondamentali per la propria formazione siano quelli con cui siamo completamente d'accordo, ma a volte sono quelli che ci stimolano in un modo molto molto particolare. Il caso e la necessità è uno di quelli. Quindi Jacques Monod, alle varie cose, sostiene che gli esseri viventi siano dotati di teleonomia, cioè di uno scopo interno, e quindi che l'evoluzione, anche l'evoluzione sia collettiva, cosiddetta filogenetica, quindi da una generazione all'altra, che l'evoluzione ontogenetica, cioè quella che porta dall'embrione all'individuo adulto, rispondano a uno scopo. Maturana e Varela dicono no, non è così, non è detto che serva uno scopo. L'auto-organizzazione è tutto ciò che serve per mantenere in vita un vivente, e quindi loro lo collegano anche al fatto, questo è un discorso veramente molto raffinato, lo collegano anche al fatto che siccome non esiste una teleonomia, ovvero uno scopo, allora l'individuo possegga una sua unicità, una sua identità che lo rende indipendente da tutto il resto, perché non c'è uno scopo esterno che lo plasma e lo modella, ma ha dentro di sé, attraverso l'autopoiesi e anche la cognizione, tutto ciò che gli serve, e loro sostengono che lo scopo è una proprietà dell'osservatore. Infatti in tutto il libro diciamo si svolge la loro argomentazione attorno al fatto che bisogna capire ciò che è proprio dell'osservatore e quindi quello che l'osservatore inserisce nella sua osservazione e proietta anche in essa, da ciò che invece è proprio dell'osservato. Quindi siccome loro partono dalla epistemologia, no, come vi dicevo, loro partono dall'epistemologia costruttivista e dalla teoria dei sistemi dentro cui inseriscono tutto il resto, allora di conseguenza si possono permettere poi di parlare anche in termini ontologici, quindi di chiedersi cos'è che rende il vivente tale indipendentemente dall'osservatore, e secondo loro la funzione di scopo è una funzione appartenente all'osservatore. E poi c'è un ultimo punto che vorrei affrontare, che secondo me è un po' l'unico punto critico di questo libro, che è la definizione di macchina autopoietica, perché loro parlano di macchine autopoietiche o macchine allopoietiche. Quindi le macchine allopoietiche sono quelle invece
che non si riproducono da sole, che non si autoriparano e che non creano da sole le loro componenti e che non si auto-organizzano, ovvero le macchine. Vedete che anche fare questa distinzione, adesso forse mentre ne parlo può sembrare tanto semplice, ma riguarda così tanti temi diversi e si ramifica in così tanti settori della scienza, della tecnologia, della società e anche dell'umanesimo, che veramente fa riflettere, no? Sul fatto che da un lato a volte basti poco per fare ordine, dall'altro lato però è un ordine su vasta scala e quindi serve comunque un certo impegno per arrivarci. Loro però parlano di macchine autopoietiche. In realtà il sistema complesso, per motivi che vedremo in prossimi video, non è una macchina, nel senso che non risponde a funzioni di tipo lineare, non ha determinate caratteristiche che hanno le macchine, che sono quelle che vi ho appena detto, no? Il sistema complesso si auto-organizza, risponde attivamente, è strutturalmente accoppiato con l'ambiente, come dicevo nello scorso video, e così via. Mentre una macchina non è detto che abbia queste caratteristiche. Pertanto, secondo me, il termine che potevano usare è sistema autopoietico. Potevano parlare di macchina allopoietica per le macchine e sistema autopoietico per i sistemi viventi. Ecco, quindi questo secondo me è un po' un piccolo inghippo linguistico che certamente da un lato rende comunque il libro molto rigoroso e molto anche, diciamo, basato sui fatti, molto scientifico, e la poesia, diciamo, va un po', come dire, va vista tra le righe, ecco, però il loro testo è veramente argomentato in modo molto molto stretto e molto aderente appunto ai fatti e a tutta una certa filosofia, perciò è anche molto coerente. Parlare di macchina autopoietica certamente aiuta a vedere tutto, no, in modo molto, molto stringente e introduce questo linguaggio che in un certo senso è più freddo e quindi magari aiuta a percepire questo testo in modo ancora più scientifico, ancora più rigoroso. Dall'altro lato credo che il sistema autopoietico comunque diciamo avrebbe dato dignità in ogni caso alla loro argomentazione, e siccome loro stessi partono dai sistemi complessi magari avrebbe consentito una fluidità linguistica e anche concettuale ancora maggiore. Però comunque nonostante questo è un libro grandioso che è racchiuso in questo spessore fisico e però in uno spessore diciamo concettuale, intellettuale e appunto anche umano, è veramente inestimabile, quindi io ve lo consiglio. È uno di quei libri che appunto consentono di fare veramente grandissimi passi avanti relativamente con poco, perché comunque è un libro, non è un'enciclopedia, è anche appunto propedeutico a tutti i discorsi che stiamo facendo. Quindi dimmi che ne pensi, anche se magari l'hai letto, vuoi condividere qualche pensiero, o se hai letto qualche libro che invece confutava queste tesi, sono anche curiosa. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!